Siamo salpati da Calaluna, direzione su. E non funziona più il verricello dell'ancora. Non va più. È vecchio. Abbiamo revisionato tutto quest'inverno, abbiamo cambiato le spazzole, sbloccato la frizione che era bloccata, cambiato il grasso perché ci va il grasso in questo verricello, non l'olio. È un verricello che non fanno più, è fallita la società, non producono più verricelli, quindi non ci sono pezzi di ricambio. Abbiamo verificato, gli arriva corrente, è il motore. Il relay fa tac tac tac, quindi è il motore. Abbiamo cambiato le spazzole, non esistono delle spazzole per questo tipo di motore, e quindi le abbiamo adattate e sappiamo cosa fare. Sono 120 miglia fino a Cagliari. Quanto mai abbiamo deciso di sistemarla, mamma mia. Dovevamo cambiarlo quest'inverno. Forse se non l'avessimo toccato sarebbe andato avanti ancora un po' di tempo. Porca troia. Vi faccio sapere poi com'è andata e come sta andando. Abbiamo scritto su un gruppo Facebook per chiedere un po' di aiuto se qualcuno in zona conosce insomma un elettrauto. Ci hanno consigliato, dopo un giro di telefonate lunghissimo, ci hanno consigliato questo elettrauto, quindi adesso andiamo ad Arbatax e non hanno posti barca liberi per noi perché ha detto che c'è stato un problema al marina vicino, quindi si sono riversate tutte lì le barche, quindi ci mettiamo in questo molo, penso di transito, e vediamo di portare sto verricello a 3 km dal porto a piedi, pesa 30 kg più o meno, da questo elettrauto che ce lo sistemi. Siamo di fretta e furia perché mentre entravamo dentro al porto un organizzatore ci ha detto che qua in realtà non ci si può stare, solo un paio di ore, quindi abbiamo appena ormeggiato, abbiamo già staccato il verricello dei supporti che lo tengono insomma ancorato alla barca e Massimo sta aprendo adesso per vedere il motore dentro. Allora, abbiamo tolto il salpancore dai supporti, quindi abbiamo tolto i bulloni e i dadi e abbiamo tolto corrente ovviamente e niente, abbiamo tolto adesso il motore, appena abbiamo tolto la calandra abbiamo sentito una puzza di bruciato. Eccolo qua il motore smontato, le roues somme non esiste più, cioè non producono più verricelli per ancore, per barca da diporto, quindi niente, adesso Massimo prende e va dall'elettrauto perché sono già le 11:30 e una mezz'ora di camminata. Io sto in barca perché qualcuno deve stare in barca nel caso in cui ci vengano a chiedere di spostarci e speriamo che riesca a risolvere questo problema. Come piace dire a Elena, la situazione è questa. No, ho lasciato la barca là con Elena, speriamo che non arrivi la capitaneria di porto, nel caso c'è lei, e io mi sto facendo 2,5 km a piedi su un provinciale. Questa è la strada brutta, però speriamo che Giorgio riesca a risolvere questo problema, ma non credo, sinceramente. C'è un po' puzza di bruciato a quel motore, speriamo che non si sia fuso completamente, altrimenti dobbiamo, non lo so cosa dobbiamo fare, ora vedremo. Camminiamo, proverò a fare l'autostop, magari una buon'anima, un'anima pia la trovo. Sono già arrivato, un signore mi ha dato un passaggio, che bello. Appena ce la faccio, aia, la spina. Car service, elettronica dell'auto.
Che simpatica signora. Bravo, meno male. Adesso incrociamo le dita. Vorrei dirvi che sto tornando in barca con il motore aggiustato, funzionante, nuovo di pacca. No, è defunto, completamente morto, non c'è niente da fare. Si è completamente cotto l'indotto all'interno, i magneti che sono sull'esterno, sulla parte esterna, che vanno a creare il campo magnetico per far girare il tutto, sono scollati, bruciati, disintegrati. Non c'è, insomma, sono rimaste solo le spazzole nuove. Quelle sono ancora nuove, cazzo. Il resto del motore è completamente andato. Non so che cosa faremo adesso. Tornando in barca ci metterò ancora mezz'ora, più o meno 20 minuti, e poi decideremo cosa e come fare. La vita continua anche senza salpaancore. Vero? Vero. Bene, allora a noi sarebbe tanto piaciuto andare a vedere l'America's Cup a Cagliari. Settimana prossima c'è l'America's Cup. Stavamo dirigendoci a sud proprio per questo motivo. Purtroppo non è possibile continuare perché senza salpaancore è difficile ancorare, soprattutto in Sardegna, con tutto il vento che c'è, quindi non è possibile. E abbiamo deciso di fare rotta su Ostia, Roma, dove cercheremo di trovare il modello giusto del salpaancore e lo monteremo. Speriamo bene di trovarlo, soprattutto in tempi ragionevoli, e di ripartire. Quindi che dire, per ora l'avventura sarda finisce qua. Peccato. Ciao. Sono le 10:30 e porto di salvataggio, cerata e ce l'ho in mano, cordone ombelicale perché Massimo giù che riposa, e il vento è girato, abbiamo ponente, siamo sui 10-12 nodi, il mare invece è sempre sud-est e ho visto 2 meteore, c'è una stellata paurosamente fantastica. Adesso aspettiamo gli 11 che smuto dal turno e così faccio ancora un po' di nanna. Cosa fai? Vai via! Che piangi? Voglio abbracciare tutti! Manca poco! Si vede un cazzo! Forse sì, ma anche no. Però è così. C'è un casino in barca, ve lo faccio vedere. Qua è un casino, qua c'è il motore aperto, qua c'è un casino così, cuscini, piatti da 2 giorni, qua un letto mezzo fatto, un altro letto a prua. È stato un casino.
L'altro giorno, tirando su ancora a Cala Luna vicino a Calagonone, è morto il verricello. Siamo quindi andati ad Arbatax in porto, l'abbiamo smontato, appena l'abbiamo smontato abbiamo capito che il motore era andato. Per essere sicuri siamo andati da un elettrauto che vabbè ce l'ha confermato e noi in realtà stavamo andando verso sud perché la nostra idea era di andare a vedere l'America's Cup a Cagliari dal 21 al 24 maggio. Avevamo già prenotato il porto a Marina del Sole e volevamo proprio andarci, però questa storia del verricello, comunque noi viviamo all'Ancora e il problema è che il nostro verricello che abbiamo adesso non lo fanno più, non ci sono pezzi di ricambio e dovevamo trovare un nuovo verricello, che però ce ne sta solo un tipo, perché abbiamo un gavone dell'Ancora che non si chiude bene, nel senso che è piccolo, quindi si può alloggiare solo un modello di verricello e avremmo magari avuto difficoltà a trovarlo in Sardegna. Comunque, non conoscendo persone, non sapendo magari a chi poterci appoggiare, abbiamo detto torniamo a Roma, che qua conosciamo amici, ci possono prestare la macchina e quindi abbiamo preso. L'altro giorno all'1:30 siamo partiti da Arbatax e siamo arrivati ieri pomeriggio alle 2 qui a Roma e niente, siamo sempre sul Pontile Papa dove siamo stati per 2 anni precedenti, quindi è bello avere gli amici vicino e la navigazione è stata abbastanza impegnativa, non c'era vento, avevamo poco di poppa, avevamo mare al giardinetto di sinistra, no, di dritta e poi di sinistra e l'abbiamo fatta tutta a motore, 24 ore di motore. Ero io di turno a mezzanotte e il motore si è spento, eravamo di notte al buio completo e il motore non andava più e niente, si vede che con il moto ondoso si è sollevata un po' di morchia dal serbatoio, quindi mucillagine che si forma dentro i serbatoi del diesel e aveva tappato il prefiltro del prefiltro, quindi ci siamo trovati in badia del moto ondoso a cambiare questo prefiltro. Non abbiamo buttato niente in mare, sia chiaro, figuriamoci. Abbiamo preso un barattolo di vetro dove abbiamo versato il diesel che c'era dentro al prefiltro e il prefiltro è qua, tutto chiuso, sigillato. Adesso andiamo a buttarlo, ci andiamo a buttare il prefiltro. E quindi il motore poi si è ripreso e siamo arrivati qui in porto, quindi adesso iniziamo a sistemare le cosine e ieri sempre in navigazione abbiamo visto che c'era la stecca della Randa, una stecca che era uscita dalla sua sede perché non c'era vento, però abbiamo comunque issato Randa per cercare di stabilizzare un po' la barca perché il moto ondoso era veramente, facevamo così quindi adesso iniziamo a sistemare Fabiola perché è un casino. Che fai? Stiamo preparando per issare la Randa. Il vento sembra propizio. Ci proviamo. Ci proviamo, prima che giri di nuovo. Ora vediamo se riesco a farvelo vedere da qui sopra. Eccola lì, la vedete? È uscita, ma perché molto probabilmente si è prima sfilata da qua. Molto probabilmente si è sfilata da qua, ora non riesco, quella è lì sopra. Dammi. Ora ci arrivi? Guarda. Eccola lì. Praticamente probabilmente il grano che c'è non l'abbiamo issata, non l'abbiamo messo troppo bene, non lo so, non ha fatto presa, non lo so, ora vediamo il problema che c'è, però almeno non si è spezzata la stecca, quindi tanta roba. Allora, praticamente non ho ben capito come sia possibile, però ha fatto questo gioco, quindi si è sfilata da qua o da davanti in qualche maniera, poi ha preso gioco e quindi è fuori sia qua che a prua. Ora noi cosa facciamo? La reinseriamo, quindi togliamo il granone, ancora, ok, Eccolo qua il grano. ora facciamo così, reinserita. E ora Reinserita, riramo il granone.
Ora stringiamo il granino. Il granino piccolo. Il granino. Eccolo lì, il granino. Dovrebbe essere a posto. Poi la prima volta che la tiriamo su, Verifichiamo. adesso si sta alzando aria e sta girando un po', quindi meglio non rischiare. Quando usciamo la tiriamo su e ricontrolliamo, nel caso ci pensiamo. Cosa fai? Ma non ti cambia. Sto prendendo le cose per smontare tutto. Quella è la tutta bella. No, metti i pantaloncini, quelli... No, quelli belli sono l'unico paio bello che c'hai. No, tirane fuori un altro paio. Va bene, mi cambio. Cioè, io mi sono già cambiata. Va bene. Mamma mia. Macchione di uno. Va bene, mi cambio. Ah, mi cambio. Boh, abbiamo smontato salpaancore. È stato divertente. E ora vi faccio vedere il motore come è ridotto, così vi rendete conto di quello che è successo anche voi. Vieni qua con il cellulare. Allora, vieni, devi vedere, si è praticamente sciolto tutto, sciolto completamente. Queste qua sono le spazzole nuove che abbiamo messo, che tra l'altro hanno lavorato in una maniera strana da come sono consumate, In diagonale. quindi sì, ma si è sciolto anche il cavo, tutto è completamente sciolto. Questo è un pezzo di magnete, forse no, è un pezzo di plastica questo, ma ci sono i pezzi di magnete, cioè vedete che si è completamente disintegrato tutto, cotto, c'è una puzza di bruciato incredibile. E niente, 23 anni, è stato un amore questo motore, perché quella mattina ha tirato sull'ancora fino in barca, Fino alla fine. era sul pulpito l'ancora, era su, poi è morto, quindi Grazie. gli dobbiamo veramente tanto, perché tirare su 33 kg di ancora, che tra l'altro col vento che abbiamo avuto era completamente sotto la sabbia, sarebbe stato faticoso a mano, avremmo dovuto creare un circuito magari con i winch elettrici e tutto, però fino all'ultimo è stato bravo. E adesso niente, lo cambieremo, stiamo aspettando, appena arriva cambiamo. Comprati la barca, Ti divertirai, ti rilasserai sempre. vabbè vedi, almeno sono sdraiato prima. Sulla catena. Vabbè, i fakiri si sdraiano sui chiodi, Sì. Io sulla catena, è molto rilassante. Ok, allora il problema di questa è che quando abbiamo rifatto il cavo chiaramente non usciva da qua perché c'è tutto il silicone e l'abbiamo fatto uscire da qui. Ora però significa che per provare a togliere il corrugato e vedere se riusciamo a pulirlo dobbiamo staccare il telecomando. Svitiamo questo. Ok. Faccio così mi restano segnati, tanto il cavo ce n'è per sufficienza e non cambia niente. Ok, dai, sfila. Cavo bianco sfilato. Ci abbiamo messo meno del previsto. Il problema è Che c'è il silicone. tutto sto silicone. Invece. Non si vede, mi sa. Non si vede. C'è tutto il silicone in fondo. Sto cercando di rompere tutto il silicone che è stato messo a mo' di isolante per l'acqua. Il problema è che giustamente non è facile e bisogna stare attenti a non rompere la guaina dei cavi. Oh, che pezzone. Vieni. Usti. Sì, ma ce n'è dentro un frega. Vai. Si passeranno tutte e due. Sfila. Questo sai qual è?
Lo ricordi questo? Quello vecchio. Questo è il vecchio del telecomando che non riuscivamo a sfilare. Non sapete, l'abbiamo tirato. Sì, infatti poi abbiamo fatto quel buco di fianco. Ecco qua. Guarda qua. Cazzo. No. Tra l'altro questo è stagnato, è bellissimo. No. Niente, dobbiamo cambiare il cavo. Purtroppo cioè, c'è un modo migliore per farlo, io non lo conosco sinceramente. Vabbè. Dobbiamo comprare un pezzo nuovo di cavo rosso. Cazzo. Ah, peccato. Ma che bello che era dentro. Ragazzi, questo cavo c'ha 23 anni. Questo cavo c'ha 23 anni. Stagnato, morbidissimo, fantastico. non lo fa neanche più forse. No, beh, certo. Sì, lo fanno ancora, chissà quanto costa. 50 euro al metro sto cavo. Sto andando in direzione. Dovrebbe essere arrivato un pezzo del salpancora, cioè non proprio del salpancora, il magneto termico. Vediamo se c'è. Un pezzo è arrivato. Vediamo. Non riesco mica a togliere. Eccolo. Molla. Magneto termico Blue Sea ciccione 120 ampere. Ottimo. Oggi dovrebbe arrivare il salpancora. Doveva arrivare ieri ma non è arrivato, l'hanno rimandato la consegna oggi, speriamo che arrivi. Doveva arrivare stamattina, poi invece l'hanno rimandata ancora oggi pomeriggio. Dai che ce la facciamo! È arrivato il verricello. Stati veramente carini. Quindi catena pasta. Vola quella plastica. Vediamo. Questa è la famosa galloccia che a noi non starà perché c'è il coperchio del gavone che arriverà praticamente a filo e quindi questa galloccia non ci sta e dobbiamo tagliarla ed è Bella saldata, non è saldata, è proprio fa parte proprio della scocca, è proprio stampata così. Ah, peccato. È proprio un peccato perché è bella, cioè. Però d'altronde per avere il modello preciso dovevamo aspettare fine giugno. E non era possibile. Wow. Bambinone. Dobbiamo togliere la catena. Non ci passa l'ancora dentro questo buchino. Dobbiamo togliere la catena dall'ancora. Quindi la ritenuta adesso che abbiamo messo è sulla catena, quindi la metteremo sull'ancora stessa o sul giunto, perché poi per montarlo la catena deve passare dentro questo buco. Iniziamo. Ritenuta nuova. Tieni. Dentro, Si scotta, sì. Ce l'hai? Vai. Vediamo se si svita. Sì, si svita. Vai. Niente, si era inchiodato il perno che tiene l'ancora attaccata alla catena, quindi con lo sverniciatore, eccolo qui. Abbiamo scaldato un po' il legno. Il legno, certo, l'acciaio. Il legno brucio. Lo so che ho detto legno. Scotta? Serve la pinza? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Vuoi la pinza? Quello che voglio è non perdere sto affare. Dammi la pinza. E viene fuori il birichino.
Perfetto. A posto. Ok. Birichino di uno. Porca miseria. Questo sai cos'è? Il frenafiletti. Sì, l'ha inchiodato per bene. Beh, funziona. Forse abbiamo messo troppo. Per essere sicuri che l'avete in Svitasso avevamo comprato il frenafiletti nuovo e funziona. Da paura. Va bene. Fatto. Adesso tagliamo la dima per vedere la posizione dei nuovi fori. Devi andare dritto, Max. Vedi di andare dritto, Max. Ma è la dima giusta? Ok. Farmi venire questi dubbi. Già ho 1000 dubbi addosso. Questo è un taglierino. Vado a prenderti un altro taglierino. Oh, ecco qua. Taglierino. No. No. Ho preso la bestia. Tieni. Sembra di essere tornati alle elementari con la... Tac. Però tu non... Fatto. Però tu non c'hai le forbici dalla punta arrotondata. No, Franz. Ma fare un cartoncino con la dima costa troppo. Cioè, cartoncino mi costerà 1,5 centesimo. Serve il punteruolo come all'asilo. Ta. Che odio il punteruolo. Donna, che due coglioni il punteruolo. Che stavo già tagliando. Che scemo. Forza. Oh là là. Yeah. Finito? No. Oh, questo è il nuovo verricello. Queste non sono arrotondate, va bene uguali. Ma sì, facciamolo dentro, sporchiamo da qualche altra parte. Allora, la situazione è più complicata di quanto sembra. Abbiamo i 4 buchi precedenti del salpaancore. Qua è dove arriva la canalina per la corrente e qua dove passa la catena. È un buco gigante. I buchi del nuovo salpaancore sono diversi, non si sovrappongono purtroppo. Quindi dobbiamo fare dei nuovi buchi, tenendo conto che comunque questi 2 buchi fanno da guida, più o meno. Quindi abbiamo individuato questi 4 punti, 1, 2, 3 e 4, e adesso andiamo, che corrispondono con la dima a così, in pratica così, con la dima, e adesso col trapano andiamo a fare i buchi, per vedere che il tiro sia corretto, quindi che la catena sia dritta e scorra bene sul barbotin, che sarebbe questo pezzo del verricello. Abbiamo utilizzato lo scopettone per lavare la barca. Quindi facendo così, qua c'era il verricello, e il tiro è dritto, quindi massimo, oddio, si è incastrato questo, quindi massimo è andato a prendere il trapano, adesso facciamo i buchi e speriamo di aver preso le misure giuste, perché è già un colabrodo e ora tempo per stuccare con la resina questi vecchi buchi non ce l'abbiamo. Quindi ci penseremo prossimamente, prossimo inverno. Sicuri? Sì, sicuri, vai. Sarà tosta. Sì che sono anche nuove ste punte. Oh. Olè.
a 7 e ora andiamo di 10. 4,5, 7 e 10 adesso. Che è la finale. La la. Iniziamo con uno. Ah. Sono entrati tutti? Come lo mangiamo? Entrati tutti. Ok. Cosa stai facendo, Mas? Segno, bisogna allargare ancora di più il buco della catena. Allora, qua è dove... Sposta il piede. Si vede. Qui è dove passava la catena prima e dobbiamo allargare ancora un po' il buco qua. Tutto questo Possiamo farci perché- passare una catena del 30. Tutto questo perché hanno fatto un buco della catena gigantesco, se no potevamo stare Un pochino più un a pochino più destra. a destra. Ma stando più a destra, questo bollone, questo qua, sarebbe finito nel vuoto o comunque avrebbe avuto veramente poco margine, quindi non è il caso. Che tra l'altro forse è quello che lavora di più perché è proprio dalla parte del barboten dove fa più forza, forse, non lo so, però diciamo bene. che dovrebbe essere a posto. Allora, situazione attuale. Abbiamo i 4 buchi nuovi, 1, 2, 3 e 4. E questi 4 invece sono quelli del verricello vecchio che per ora lasciamo aperti perché non abbiamo tempo di chiuderli. Qua dove passerà la canalina e qua dove passa la catena. Dobbiamo allargare ancora di tanto così il buco per la catena e adesso ci mettiamo. Come facciamo, Mas? Andiamo di tazza, allora Ci proviamo. proviamo con una tazza. Ciao, con lo scalpello, 1 centimetro di resina. Questo è il pezzo Più duro. più duro. Vedi che colore diverso. È il pezzo più duro. C'è la vetroresina, poi c'è il legno, perché c'è la vetroresina, il legno che è balsa e poi c'è Dici non ci arrivo? Non ci arriva. Non ci credo, cazzo. Secondo me non ci arriva. Non ci credo, non ci arrivi, porca miseria. Tutta la fatica.
passato oltre lì. Vabbè, prendi l'altro di scalpello, lascialo lì. Scrocchia, sta cedendo. Quanto strato c'è ancora? Ancora ce n'è. Mi manca un pezzolino. Non cede. Scende. Tiene via fogli. Di vetro a resina. Ole. Abbiamo allargato il buco per far passare la catena e alla fine avevamo detto con la Fein piuttosto che alla fine abbiamo usato una tazza. Una tazza è stato abbastanza complicato perché è molto spesso, quindi la tazza poi non arrivava in fondo, era proprio al limite di questo buco grande. Vabbè, poi siamo andati di scalpello E di mazzetta. e abbiamo fatto, e adesso l'abbiamo messo su. La catena scorre perfettamente, il buco va bene, i buchi sono questi, i bulloni stanno bene. Ora basta, domani dobbiamo pensare a questa galloccia perché purtroppo il gavone non si chiude con questa galloccia, ma lo sapevamo già e molto probabilmente la taglieremo perché non vogliamo tagliare il gavone, quindi taglieremo questa, ma dobbiamo ancora pensarci un attimino. E serve un cavo in più per la control box, ma ne parliamo domani. Andiamo a cenare. Andiamo a cenare.